Orishimasu! Bentornati in questo nuovo episodio. Siamo in periodo natalizio e supponiamo che voi vogliate farvi un regalo veramente fantastico. Una originale katana giapponese. Quanto può costare una originale katana giapponese? Qual è il cammino che dovrà fare questa lama per arrivare fino a noi? Quali sono tutti i passi che verranno fatti per creare questa spada dal valore di migliaia e di migliaia di euro? Ve lo spiego dopo la sigla. Bene, bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, canale 100% gratuito fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per non perdere nessuno dei miei video. Lasciate like, condividete i miei video, ma soprattutto lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Volete farvi un regalo unico, un regalo stratosferico, il vostro desiderio è sempre stato quello di avere un'originale katana giapponese. Sappiate che in Giappone ancora oggi è possibile ordinare una spada originale giapponese che verrà costruita interamente a mano, senza l'ausilio di nessun meccanismo o di nessun sistema moderno, per ricreare perfettamente una spada che sia in tutto e per tutto uguale a quelle che venivano forgiate 1000 anni fa. Per centinaia di anni la spada, il katana, ha dominato i campi di battaglia dell'antico Giappone. Un'arma in grado di uccidere un uomo con un solo colpo, un'arma in grado di tagliare un uomo a metà con un solo colpo con facilità, un'arma talmente perfetta che anche in mano a un samurai poco esperto poteva risultare letale e molto pericolosa. Inoltre non esiste un'altra arma al mondo a cui viene attribuita un'anima. Infatti la spada del samurai non viene vista come un semplice oggetto o una semplice arma, ma le viene riconosciuta una vera e propria anima, una vera e propria spiritualità. Bene, ma iniziamo il nostro viaggio. Voi commissionate una spada originale giapponese che dovrà essere fabbricata esclusivamente per voi. L'avventura della vostra spada inizierà a Shimane, in Giappone. In questa località, infatti, si trovano i minerali ferrosi più adatti per realizzare questa spada. Questa sabbia ferrosa verrà portata al tatara, che è il tradizionale forno giapponese. Pensate che in Giappone esiste l'ultimo dei forni tatara che veniva usato dai fabbri centinaia di anni fa, ed è proprio qui che verrà portata la vostra sabbia ferrosa che dovrà poi essere trasformata in un minerale che servirà per iniziare la forgiatura della spada. Questa sabbia ferrosa viene divorata dalle fiamme per 3 giorni e 3 notti consecutive, dove tutto deve essere supervisionato continuamente. Venendo divorata dal calore del forno, questa sabbia ferrosa e il carbonio si fondono insieme per dare vita all'acciaio Tamagane, che è l'acciaio che verrà usato per costruire la vostra lama. Dalle fusioni di queste materie uscirà fuori questo acciaio grigio che avrà dei tratti molto particolari, lo renderà infatti molto resistente e soprattutto adatto per essere forgiato. Questa sabbia ferrosa viene fusa a 1000 gradi e pensate che, come ho detto all'inizio, il tutto viene realizzato senza l'ausilio di nessuna tecnologia moderna. Inoltre non ci deve essere nessuna traccia di umidità nemmeno sul pavimento, perché anche una piccola variazione di temperatura potrebbe compromettere tutto il processo. Qui si porta avanti una tradizione antichissima. Durante tutto il processo dei 3 giorni della fusione dei materiali vengono fatte anche alcune preghiere, proprio per augurarsi che tutto il processo venga portato a buon termine. Il 4° giorno è arrivato finalmente il momento di aprire il forno e rendersi conto se la fusione dei materiali è stata buona o no.
è il momento di rendersi conto se l'acciaio prodotto è buono per realizzare una spada o semplicemente se vada scartato e buttato via. Circa 10 uomini in questi 4 giorni hanno lavorato costantemente mattina, sera e notte alla supervisione di questo processo. A questo punto l'acciaio Tamagane è pronto e pensate che vale più di 50 volte l'acciaio normale. Da questa massa che viene fuori dal forno, un esperto inizia subito a selezionare le parti che ritiene più pure per poter realizzare la vostra spada. E anche in questo caso un esperto, senza l'ausilio di nessun sistema moderno, riesce semplicemente guardando a capire quali sono i pezzi più adatti che lui sceglierà per poter forgiare la spada. Questo materiale, questi pezzi di ferro, vengono mandati a Sakurai, una città vicino a Kyoto dove ci sono tra i fabbri più famosi di tutto il Giappone. Qui i fabbricatori di spade analizzano i pezzi che gli sono stati mandati. I pezzi più pesanti e di colore brillante sono ottimi e vengono subito scelti. Anche in questo caso, come nelle antichità, i fabbri non conoscevano certo tutte le formule chimiche del materiale che stavano trattando, ma anche in questo caso semplicemente manipolando l'acciaio e con la loro esperienza, solo guardandolo, riuscivano a capire quali erano i pezzi giusti da poter usare. Dopo questo processo di scegliere l'acciaio, 3 uomini inizieranno a lavorare e a forgiare la lama. Ci vorranno all'incirca 4 mesi di tempo e 3 uomini che si dedicheranno esclusivamente alla realizzazione della vostra lama. A questo punto il ferro comincia a essere battuto e ripiegato. Questo processo ne elimina anche le impurità. Pensate che arriverà praticamente anche a dimezzare il suo peso. Anche questo processo deve essere fatto a 1300 gradi e, come ho detto prima, anche in questo caso i fabbri, senza l'ausilio di nessun sistema tecnologico, riescono a capire quando il ferro è abbastanza caldo per poter essere battuto senza rovinare il risultato finale della resistenza e della filatura che la lama poi dovrà avere. Acciaio e ferro infatti devono essere battuti costantemente e in un modo ben preciso. Si crea così il perfetto equilibrio di carbonio, che deve essere vicino allo 0,7% e, pensate un po', lo vedono ad occhio. Ogni centimetro della lama avrà così all'incirca 5.000 piegature. Dopo appunto circa 4 mesi è arrivato il momento dell'ultima forgiatura della lama. La differenza che ci sarà di resistenza tra il dorso della spada e la lama. Per fare questo viene cosparsa la spada di un'argilla particolare creando l'amon. L'amon è praticamente quelle onde che vedete sulla lama che sono il confine tra la parte dura e la parte che poi dovrà essere affilata. Oggi a livello industriale l'amon è praticamente disegnato sulla spada, mentre invece in una spada originale tradizionale giapponese questo dipende dall'artista che renderà praticamente questa spada unica. Anche questo procedimento dell'argilla, che servirà a indurire la spada da una parte e renderla più morbida dall'altra, è una cosa che va fatta all'incirca a 800 gradi e, come ho detto prima, anche questo processo viene fatto ad occhio. Il fabbro sa qual è il momento giusto per estrarre la spada dal forno e immergerla immediatamente in acqua che la raffredderà velocemente. Questo processo di raffreddamento nelle parti dove c'è più argilla e meno argilla sarà diverso e questo renderà di fatto la lama pronta per essere affilata e lucidata. A questo punto la spada passa nelle mani di un altro artigiano che avrà il compito di lucidare la lama e quindi portarne fuori tutta la sua bellezza e poi procedere all'affilatura. Anche questo è un processo che viene fatto a mano con delle pietre particolari e anche delle pietre a volte piccolissime, grandi come un chicco di riso. Il processo è molto delicato, si va centimetro per centimetro a mano ed è molto pericoloso perché quando si va a affilare quando si va a lavorare vicino alla lama che comincia a essere affilata con delle pietre talmente piccole in quel modo, il rischio di tagliarsi è veramente costantemente presente per ogni centimetro della lama che viene lavorato. Anche qui il processo, una volta terminato, per completare la spada c'è la necessità di un altro artigiano, ovvero l'artigiano che confezionerà il saya, il fodero della spada.
Il fodero della spada viene realizzato in legno di magnolia e molte volte viene arricchito anche di altri particolari, come per esempio in questo caso qua. Mentre invece se si realizza una Shirasaya, che è questa spada qua, il saya verrà lasciato del colore del legno e non verrà fatta nessuna modifica a questo. Il saya è molto importante perché è la custodia della lama e la preserva da tutte le impurità esterne. Adesso è il momento di confezionare la tsuka della spada, ovvero l'impugnatura, e il relativo tsukaito, che è praticamente il cordino che viene intrecciato per creare l'impugnatura della spada. Anche in questo caso un artigiano si preoccuperà della confezionatura dello tsukaito, che a seconda del materiale naturalmente costerà più o meno. Usano una particolare tecnica di intrecciatura per fare in modo che durante l'uso della spada, con l'impugnatura, la stoffa, lo tsukaito, rimanga in perfetta posizione e non viene così smosso. Per fare questo non viene usato nessun tipo di fissante, nessun tipo di collante, con alcuni piccoli triangolini di carta che fanno da saldante, riescono a fare questa piegatura che rimarrà solida per sempre. Veniamo adesso all'ultimo elemento che manca per confezionare la vostra spada, che è la tsuba. La tsuba tondeggiante, ma ne esistono anche altre forme, anche quadrate a volte, ha un compito molto importante. In primo è quella che renderà maneggevole la vostra spada, quindi servirà per bilanciare perfettamente la lama che è stata creata. In secondo luogo serviva per proteggere le mani che stavano appunto impugnando la spada. E ogni tsuba riporta una particolare decorazione che identificherà la vostra spada. Bene, adesso il processo è terminato, la spada viene assemblata e sarà pronta per arrivare nelle vostre mani. Ma alla fine di questa lunga avventura, quanto costa questo processo? Quanto è costata alla fine una spada originale giapponese? Sappiate che la spada verrà dotata di una certificazione che testimonierà che quella è una spada giapponese originale che è stata fabbricata con i soliti metodi usati 1000 anni fa. Inoltre la vostra spada verrà dotata di un DVD che vi verrà consegnato, dove all'interno sarà stato ripreso tutto il processo per testimoniare appunto il lavoro che è stato fatto dal pezzo di acciaio fino alla fine della vostra bellissima spada. Alla fine il processo vi sarà costato l'importante cifra di almeno 20.000 euro per avere una spada originale. Beh, in questo momento ve lo state chiedendo se fra la collezione di spade che ho qua o la spada che ho qua in mano ci sia una di queste preziose spade. Beh, sappiate che purtroppo non dispongo di una cifra così alta per commissionare una spada, però per esempio sappiate che questa spada che ho qua in mano è stata lavorata in parte a mano, in parte con metodi industriali, quindi non solo con metodi industriali, ma per gran parte è stata fatta a mano ed è costata circa 3.000 euro. Questo processo che vi ho raccontato non è solo una semplice costruzione artigianale, ma tiene in vita una tradizione che dura da centinaia di anni. E nonostante la nostra società le affibbi un valore, un cartellino come un qualsiasi oggetto, in realtà ognuna di queste spade, ognuna di queste realizzazioni contribuisce a tenere viva una tradizione che i giapponesi non perderanno mai. Bene ragazzi, il video finisce qui, mi raccomando condividete il video, lasciate like, soprattutto però lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!